Ciao, guarda chi c'è, Nicola Giang! Benvenuti in questa nuovissima puntata. Una delle tappe obbligatorie da fare quando siete a Bangkok è sicuramente Yaowarat, ovvero la Chinatown della capitale. Solitamente viene consigliata la visita di sera perché iniziano ad arrivare tutti i carrelli dello street food, ma dovete sapere che Chinatown ha due facce diverse. Esiste la Chinatown di giorno con un mercato gigante in cui potrete trovare di tutto e locali squisiti che aprono fino al pomeriggio. Poi c'è la Chinatown di sera animata da tantissimi street food, gente che mangia per strada, macchine, tuk tuk, motorini, caos, turisti eccetera. Perciò in questo video vi porto a scoprire un pochino meglio la Chinatown, vi porto a mangiare dalla mattina alla sera nei migliori locali della zona, incominciando dalla colazione, concludendo con i cibi che dovete assolutamente provare quando capiterete da queste parti. Evitate però di venirci il lunedì perché troverete tantissimi locali chiusi e gli street food di sera non ci sono. Bene ragazzi, che abbia iniziato il nostro tour, che non vedo l'ora. Che fame che c'ho! E cominciamo dalla colazione, mettiamoci in fila. Il posto si chiama Kope Hia Thai Ki ed è aperto dal 1952, perciò 72 anni di storia qui. C'è salato, dolce, c'è nei congee, c'è nei toast, ci sono tutti i tipi di caffè, di tè. Ci sono pure gli spaghetti alla carbonara, però solo questi di italiano, gli altri sì, hanno di italiano solo il nome, spaghetto, ma sono conditi con degli ingredienti tipici thailandesi. Ecco i nostri caffè in stile thailandese. Tutto st'ordine abbiamo pagato 490 baht, che sono circa 12,90 €. Non è pochissimo, ma ci sta tutto. Abbiamo preso due caffè in stile thailandese, uno freddo e uno caldo. È un caffè latte con latte condensato all'interno, c'ha un suo stile, ricorda molto la Thailandia. C'è pure il latte condensato sul tavolo se non vi basta. Ecco una specie di zhou, però è diverso dal zhou che abbiamo mangiato finora, che è più cremoso, più papposo. Questa in cinese lo chiamiamo pao fan, una zuppa di riso. All'interno troviamo un uovo con un tuorlo bello crudo, carne di maiale, funghi, del cipollotto e del coriandolo. E come potete vedere è una zuppa molto pulita, molto leggera. Di colpo è diventata una zuppa cremosissima. Mangiamo, buon appetito. Bello caldo, che si riscalda lo stomaco. È una zuppa molto saporita ma leggera allo stesso tempo. Si sente un bel po' il sapore del fungo cinese, poi il brodo di maiale che dà quel profumino e il contrasto del cipollotto, mamma mia. Poi abbinato abbiamo sto toast, all'interno una fetta di prosciutto e salsiccia cinese e c'è un pochino di pepe, guardate. Chiudiamo e mangiamo. Raga, no, è stupendo. Devo fare anch'io questo abbinamento. C'è il contrasto del salato, del prosciutto e il dolce della salsiccia cinese. Poi abbinato c'è la croccantezza di questo toast che è stato tostato col burro. Un momento di sta pentolina. All'interno c'è pure la salsiccia cinese. Ci sono pure i piselli, tuorlo d'uovo, carne macinata, del bacon, l'uovo. Cioè c'è il contrasto di questa salsiccia cinese che dà un tocco in più a questo piatto. Una colazione molto leggera, non c'è un pizzico di piccante e poi c'è il dolce della salsiccia cinese che è una roba spettacolare, raga, veramente. Ora passiamo al caffè in stile thailandese, versione calda. Qui c'è un caffè, qui c'è un tè alle erbe medicinali. Questo cos'è? No, vabbè, ci hanno dato un quintale di zucchero. E come se non bastasse abbiamo pure del latte condensato che è utilizzatissimo qui in Thailandia per le bevande. Qui abbiamo anche un bicchierino di latte evaporato, anche questo lo utilizzano molto spesso nelle loro bevande. Proviamo intanto il gusto originale del caffè. È caffè americano, un po' amaro, poi c'è quel sapore tostato del caffè. Lo zucchero sicuramente non lo metto, però metto il latte condensato. Perciò raga, come avrete notato, il caffè in stile thailandese è caffè americano con latte evaporato e latte condensato. E poi prendiamo il cucchiaio e mischiamo il tutto. Alla salute! Ho messo così tanto latte condensato, ma non è così dolce. Per questo ci è andato pure lo zucchero. Però per me è il giusto, cioè a me non piace tantissimo il caffè strazuccherato.
sapevo che pure in Thailandia giocassero al Chiens. Questo è uno sport cinese in cui consiste nel calciare, dare passaggi questa palla fatta con delle piume, una specie di volano ma coi piedi. Cosa c'entrano delle bananine su sto cancello? Un'altra tappa da fare è il Pai Siam Dim Sum e qui si mangiano il Shao Mei. Guardate quanta gente che fa la fila, ma quanta gente c'è! Andiamo a fare anche noi la fila. Ne comincia la madosca. Oh, almeno siamo al fresco, perché non siamo sotto il sole cocente, siamo in una galleria. Qui abbiamo pure un tempio buddista. Sapsi Havat. Ecco i nostri Shao Mei. 10 pezzi, abbiamo pagato 35 baht che sono circa un euro, 92 centesimi di euro. Mini Shao Mei contati uno per uno dal nonno che ogni mattina lavora fino all'1:30. Questa attività è in piedi da più di 100 anni. Ha iniziato suo nonno e lui è la terza generazione che continua questa attività qui. Ha incominciato a lavorare a 16 anni, perciò sta facendo questo lavoro da quando aveva 16 anni. Sono veramente minuscoli. Buon appetito! Sono strabuonissimi. In pratica sono dei raviolini minuscoli con all'interno la carne macinata di maiale. Poi sopra mi ci ha messo dell'aglio fritto croccantissimo e della salsa piccante. Un abbinamento perfetto veramente. Poi uno tira l'altro, cioè un boccone, cioè non è boccone. Dai! Mi sono pentito di aver preso solamente 10 pezzi. Cavolo, ne mangerei altri 100. Solamente che sta per chiudere perché sono le 13:25, loro chiudono all'1:30 e ancora c'è sta fila chilometrica. Chinatown è pienissimo di locali. Perciò se venite a Chinatown e seguite i miei consigli, sono sicuro al 100% che ne rimarrete soddisfattissimi. Soddisfatti. Oh! Eccoci in un altro locale storico in piena Chinatown di Bangkok, aperto da più di 70 anni e propongono questo piatto qui che è riso col maiale e un uovo nero, che poi se notate bene non è l'uovo centenario, penso che sia stato marinato nella salsa di soia, però non so per quanto tempo perché è veramente nero. C'è il tuorlo che è mezzo crudo. Questo uovo nero è stupendo, veramente ne mangerei altri 10. La salsina è dolce, cremosissima. Poi all'interno troviamo 3 tipi di carne, cioè sempre del maiale ma sono 3 parti differenti. C'è la pancetta che è con la pelle, che è croccantissima, guardate. Poi c'è anche la parte magra del maiale e c'è anche la salsiccia cinese che è un po' dolce. Mi sono accorto che le cose che abbiamo mangiato finora è tutto molto leggero il gusto qui nella Chinatown, però sul tavolo c'è sempre a disposizione una salsa piccante, in questo caso è aceto cinese con del peperoncino. Oh, squisito. Questo locale è facilissimo da trovare perché è proprio attaccato alla strada principale Yaowarat, che è quella lì, dove ci sono le macchine, no? Questa porzione insieme all'acqua abbiamo pagato 82 baht, che sono circa 2 euro. Qui fanno il tipico dolce thailandese che si chiama Lo Chon, costa 30 baht a bicchiere, 80 centesimi di euro, raga. Pratica, non Lo Chon cap. Oh, 我们的店是泰国第一家做这个甜品，真的吗？是叫做浪创สิงคโปร์几年了？在这里80年第三代。 80, raga, è da 80 anni che è aperto questo locale ed è la terza generazione che fa il Lo Chon. E il locale si chiama Lo Chon Singapore. Ah, 你们是新加坡的？不是，啊这个是泰国的甜品。以前啊，我们卖这个辣创，在新加坡戏院前面卖。今天我们在这是新店，那么顾客就邀来吃新加坡戏院前的辣创，所以叫辣创新加坡。怪不得。可以做啊，做。谢谢。
Ecco a voi raga il Lok Chong, che è un tipico dolce thailandese, e il locale dove siamo noi è il primo locale che fa questo dolce qui. Questo dolce è composto da, vabbè, sopra c'è una granita di ghiaccio puro, poi c'è il latte di cocco e sotto troviamo dei mini noodles fatti con la farina di manioca e ci sono dei pezzettini di jackfruit. Con sto caldo ci voleva un bel posto Lok Chong. Adesso il ghiaccio che si è sprofondato all'interno di sto latte di cocco ha assorbito il suo gusto, perciò è diventata una granita di latte di cocco. Buon appetito! Ah, freddissimo! Stupendo, rinfrescante. Adesso proviamo questi qui. È scivoloso, gommosissimo e la consistenza è tipo le perle di tapioca, quelle che mettono anche nel bubble tea. Buonissimo, dolce al punto giusto, perché solitamente il Lok Chong che bevete in altri posti è molto più dolce. Ci mettono litri di zucchero e in più qui ci sono dei pezzettini di jackfruit che in altri posti non lo trovate molto spesso e dà quel profumo in più di questa frutta. Stupendo raga. E se avete voglia di pause, vi consiglio questo locale qui che si chiama Kulong Pao. Questo è il menù e trovate i pause con all'interno ingredienti dolci e salati. Recap. One pork salted egg, bean white sesame. Ok. Abbiamo scelto due pause, uno al sesamo bianco e l'altro al maiale e tuorlo d'uovo salato. Raga, guardate! All'interno c'è un bel po' di carne, c'è pure un tuorlo d'uovo. Buon appetito! No, ma sta combinazione è stupenda, è buonissimo! C'è il tuorlo d'uovo salato che dà quel contrasto dolce, che roba strana. Ora mangiamo questo qui che è il sesamo bianco. Dolce al punto giusto, molto sesamoso. Oh, 17 baht l'uno, 50 centesimi di euro, neanche! Wow. Lungo la strada Yavarat trovate pure questo market ed è pieno di negozi pure qui, cioè di stand, di street food, c'è la frutta, tantissima frutta fresca. Oh, c'è un botto di roba anche qui, L'ho appena scoperto perché non c'ero mai capitato qui. Wow, bello! Qui sì che c'è vita. Oh, solamente che fa caldissimo. A un certo punto trovate pure delle viuzze strettissime. Qui almeno stiamo al fresco, nelle viuzze all'ombra. E guardiamo tranquillamente l'abbigliamento. Oh, mi mancano questi qui i pantaloncini con l'elefante. Chissà quanto costano. Ma si è addormentata, raga. Meglio non disturbare che se no mi sento in colpa. Oh, attenzione, attenzione. Qui essendo una viuzza molto stretta passano anche con i loro carrelli. Sapete cosa sono? Non sono dei tamburi, sono delle sedie portatili. Lo potete chiudere e portarlo insieme a voi. Solitamente lo usano le fan quando vanno a guardare i propri idol, si alzano sulla seggiola e fanno le foto. Attenzione, attenzione, attenzione ancora. Che casino! Questo è il bello di questi mercati. Alcuni negozi stanno chiudendo, per questo trovate tutta la gente col carrello che portano via tutto. Di là c'è uno zaino che è bello grande, sembra un food delivery e ho sempre paura che quando mi giro vado a scontrare qualcuno. Tra bigiotteria. Oh, è pieno di bigiotteria, Guarda che carino questo! Sono i cappelli. Qual è che mi dona di più? Questo qui mi piace. La D di Nicola. Cioè le vie sono strettissime e c'è pure gente che col carrello viene a vendere gli street food. Raga, ho che fa il dressing chan, 45 baht abbiamo speso, 1,10 euro. Sono degli antistress. Compriamo anche un succo al lime perché c'è una gran sete. Lime fresco fresco, appena fatto, appena spremuto, guardate che roba. Ok, comunque 30 baht l'uno.
Ora vi porto in un locale dove fanno il riso al curry, qui nei dintorni di Yaowarat. Apre alle 2 e siamo all'1:30. Si chiama Jack Quick Curry. A far la fila, dai. Già c'è gente che mangia, vuol dire che anche se arrivate un pochino prima fanno mangiare, senza fare la fila. Oh. E i tavoli qui non ci stanno? No, non ci stanno. Infatti è una particolarità di questo posto. In pratica questo locale qui all'inizio era tipo street food, no? Adesso è un locale, ma all'inizio quando era street food c'avevano le stesse identiche panchine e si mangiava per strada. E ora che sono la fama, che sono stati anche su Netflix, ormai sono anche famosi, sono fatti il locale, ma ancora i posti non li hanno messi, cioè sono gli stessi identici posti di prima quando erano ancora street food. Ci sono le seggiole di plastica rosse. Abbiamo preso 2 porzioni, guardate, è sempre a base di curry. C'è questo qui che è riso con maiale e curry giallo, abbinato anche della salsiccia cinese. E questa porzione qui è riso con pollo e curry verde. Poi ci ho fatto mettere pure un lutan, c'è un uovo marinato nella salsa di soia. E il quadrato mi sa che è sangue di maiale. Cominciamo da questo qui col maiale e curry giallo. Guardate che meraviglia, guardate che cremosità, raga, viene da quella in bocca. Mangiamo, buon appetito. È cremosissimo, ha un pizzico di piccante che è quello del pepe, ma un pizzico pochissimo, una gordura assurda, buonissimo. Poi abbinato al riso, la carne tenerissima del maiale, la cremosità del latte di cocco si fa un bel po', wow, raga. Cos'è questo? Patate? Raga, non è patata, perché solitamente nel curry ci abbinano sempre le patate. E invece questo qui è tung qua, che in italiano mi sa che si chiama zucca asiatica. È una verdura molto succulenta. Non credevo di trovare il tung qua in mezzo al curry, dà quella dolcezza in più e quella succosità in più. La salsiccia cinese è buonissima, è morbidissima, è un pochino dolce. È croccante. Oh, sta incominciando la fila, eh. Siamo questo qui col pollo e curry verde. Che roba. Oh, il curry non è solamente uno, ci sono diversi tipi di curry e già qui ne troviamo 2 differenti, proprio totalmente differenti. Quello di prima era molto cremoso, molto al latte di cocco, no? Questo invece è più, c'è un gusto molto thailandese, è un po' piccante, ma non un piccante esagerato, è un piccante molto piacevole che ti riscalda la bocca. Mi ricorda un po' il tom yum, non so perché, però sì, forse c'ha la stessa spezia che c'è pure nella zuppa tom yum e c'ha un sapore totalmente differente da quello di prima. Diamo un morso al lutan. Guarda, stupendo, sembra di mangiare una carne, un uovo fatto interamente di carne, compattissima, pesante, e fuori dal bume è salsa di soia dolce, all'interno è tuorloso un bel po'. Mai mangiato un lutan così? Questo mi sa che è sangue di maiale, sa di sangue. In totale abbiamo pagato 113 baht, che sono circa 2,90 €. Queste 2 porzioni, 2,90 €. È un pochino nascosto, però se cercate il nome lo trovate subito, è vicinissimo alla fermata metro, perciò 2 passi se arrivate subito, entrate in un vicolo e arrivate. Raga, li divorati tutti, veramente, Quello curry giallo è molto cremoso, più leggero. Questo qui al curry verde è un pochino più speziato, che rispecchia molto ai gusti thailandesi. Esiste anche il curry rosso, che è molto più piccante. Lo vorrei tanto mangiare, ma non posso perché devo mangiare altro. Dobbiamo continuare il nostro giro della Chinatown di Bangkok. Perciò, io via! Questa tappa fatta. Guarda, questi qui lavorano un casino, Questi sono per il food delivery, cioè take away. Ora vi porto a mangiare una specialità sia thailandese che cinese, un misto, una fusione. Se avete già visto il mio video precedente a Chaozhou, sicuramente vi ricorderete di questo piatto. Il locale si chiama Naimon Hoi Tot
ed è nella guida Michelin, raga, dal 2018 al 2023. Se vedete un locale con sto logo qui vuol dire che è consigliato. È una specie di guida Michelin in versione thailandese. Il menù è semplicissimo, sono solamente 6 piatti da scegliere. Poi vabbè, ci sono le grandezze, c'è S, M, L, XL. Noi dai, ci prendiamo questo qui, che è il piatto più famoso del posto, Crispy Oyster Omelette. Prendiamo una S che costa 100 baht. Onani S. Ecco un piatto che sicuramente vi sarà molto familiare per chi ha visto già il mio video fatto a Chao Chou. Le omelette con le ostriche, perché come sapete i primi immigrati cinesi in Thailandia una gran parte arriva da lì e da lì è molto influenzata anche la cucina, no? Questo è un piatto derivante da quelle parti lì, si può scegliere anche quello che abbiamo mangiato in Cina, ma c'è pure questo qui che è una variante, un'omelette molto croccante con le ostriche cucinate e saltate a parte con una bella cremina. Qui abbinato a ste omelette c'è una salsina agrodolce piccante, mentre in Cina te lo davano insieme a una salsina di pesce con un po' di pepe e sapeva di acqua di mare. Vado, buon appetito! È strabuonissimo. Se l'omelette è croccantissima, profumatissima e ci sono le ostriche morbidissime, freschissime, cremosissime che ti scoppiano in bocca. Un contrasto veramente inverosimile. Poi c'è la salsa densissima, sembra un muccico, però è buono. Proviamo con la salsina. Con la salsa è stupenda, c'ha tutto un altro sapore. La salsina assomiglia alla salsa quella piccante sriracha, ma un pochino più agro. Entrambi i modi è una meraviglia, però al gusto pulito ancora meglio, si sente proprio il profumo dell'omelette. Questa porzione piccola costa 100 baht, che sono circa 3 euro. Un'altra cosa che dovete assolutamente mangiare quando siete in Chinatown a Bangkok è l'Ien Wo, ovvero nido di rondine. Questo è il menù, raga, è sempre nido di rondine ma abbinato con altri condimenti. Noi abbiamo preso questo qui col cocco, che è più bello, più figo, dai. Il prezzo va dai 200 baht ai 500 baht. Andiamo per la 200, che siamo taccagni. Liam pai da 200, grazie. Ed eccoci qua con il nostro Ien Wo, ovvero nido di rondine. E sapete il nido di rondine con cosa è fatto? Con la saliva di rondine. No, non è come pensate, che chiappano una rondine e viene forzato nel sputacchiare, ma ci sono delle caverne fatte apposta in cui le rondini vanno lì a fare questi nidi e li ricavano da lì. E non so se lo sapevate, ma questo è uno dei cibi più costosi al mondo. Dicono che fa bene alla salute e dopo non so in base a che cosa si definisce il prezzo di questo nido, perché come avrete visto abbiamo pure dovuto scegliere quale comprare. Parte da 200 baht a 500 baht, che è quello più costoso. Noi abbiamo preso il più economico da 200 baht, che è circa 5,20 €. Alla fine il gusto più o meno è quello lì, cioè in sapore. So già il suo gusto, però è per farvi vedere che in Chinatown è possibile assaggiare questa prelibatezza. Buon appetito! Il nido di rondine è in sapore di per sé, un po' croccante, gelatinoso, scivoloso, però qui è abbinato con l'acqua di cocco che lo rende dolce, lo rende coccoso. Poi qui abbinato abbiamo pure del ginkgo, che lo utilizzano molto spesso nei dolci qui in Thailandia, e del caramello. Adesso lo rendiamo ancora più gustoso, sto nido di rondine. Raga, 5 euro di roba per una cagatina così. Non so se vale la pena, però se capitate qui un'assaggiatina ve lo consiglio, cioè almeno una volta nella vita ci sta. Dolce e rinfrescante. Poi c'è il ginkgo che dà quel pizzico di amaro. Ci hanno offerto pure dalla casa un bel tè al crisantemo. Guardate, all'interno sono rimasti ancora un pochino di pelucchi, forse perché è il meno costoso di tutti e non è stato pulito bene perché è molto tritato. Quelli più costosi sono più compatti, più grossi, pezzettoni, e di conseguenza sono più puliti. Con sto caldo adesso andiamo a riposarci in un locale dove mangeremo dei dolci tipici thailandesi. Andiamo a fare l'afternoon tea. Raga, sono tutti anziani.
sono tutti dei bro. Qui abbiamo il menù dei caffè, del tè. Bread, vediamo, This bestseller. Thai egg custard, this one. And this is this butter, sugar. Ani. Questo locale, come potete vedere, è frequentato da dei giovani avanzati e potete vedere sono gente locale che si siede qui, chiacchiera insieme agli altri amici, altri fratelli, mangiano questo dolce, questo tipico dolce thailandese, questo toast, e si bevono una bella bevanda, un tè o un caffè. Non c'è alcun turista, tranne me. Voi non immaginereste mai quanto abbiamo speso qui in totale. Abbiamo speso 130 baht, che sono 3,40 €. Abbiamo preso un bel caffè ghiacciato, un bel milk tea thailandese ghiacciato e 2 toast. Cioè 3,40 €, una roba incredibile. Questo dolce lo mangiano solitamente a colazione qui in Thailandia ed è un toast con delle salse e dei condimenti vari. Qui ci hanno consigliato il loro best seller, uno è con burro e zucchero. Buon appetito! Il toast è morbidissimo, croccantissimo, si aggiunge anche il croccante dello zucchero, c'è un pizzico di salato all'interno, si sente un casino il profumo del burro. Ora mangiamo questo qui con la crema pasticcera in stile thailandese. Raga, è stupendo, molto cremoso, leggermente dolce, buonissimo. Facciamo sto caffè latte. Caffè latte a €1. Passiamo al milk tea thailandese, per questo €1. Wow, è un milk tea thailandese abbastanza leggero, mi piace molto. Ci riposiamo un attimo con i nostri bro, poi continuiamo il nostro giro culinario. Prima ho chiacchierato un pochino con il nonno che sta dietro di me, che beveva una cosa nel secchiello, ma cos'è? Ha detto che è caffè e tè messo insieme, senza latte, è un caffè e tè. E lui viene spesso qui e poi mi ha chiesto: ma di dove sei? Ho detto: dall'Italia. E allora, sei di Milano? Sei di Venezia? Sei di Catania? Conosce queste città italiane tramite il calcio. Anche lui è di origine cinese, però non so quante generazioni sta qui, cioè è un thailandese degli effetti. Ora vi porto a fare una cosa che non potete non fare quando siete nella Chinatown di Bangkok. Andiamo. Ecco qua, raga. Ciao, Tia. Sta mettendo il burro talco sulla faccia. Michael Jackson con la faccia piena di burro talco. Aia. Raga, fa male. Sapai. Ok. Sto per piangere, mi sta lacrimando gli occhi. È una tortura, raga. Guarda che magia adesso. Si sta costruendo una lama. Vabbè. No, ma che roba è? Fa malissimo. Non so come faccia, ma fa malissimo. Su sto filo che sembra una lama, sembra un coltello. Comunque c'è un bugno sulla fronte, spero che non me lo scoppi perché vedete di fare attenzione, speriamo che abbia capito. Guardate, mi sta scoppiando il bugno. Grazie. Kakunka. Oh, è la prima volta che mi scoppia un bugno qualcun altro.
Ah, va malissimo! Ah. Oh, dopo un po' ci prendi gusto, seriamente. Non è solamente un tipo di filo, ci sono vari tipi di fili, diverso spessore, diversa lama. Questo trova i peli ancora più piccoli. Ok, via. Ok, mica ho detto di andare a lavarmi la faccia nel centro commerciale di fronte. È assurda sta cosa, è stata una tortura. Trattamento del viso, più alla buona di così, mai visto una cosa del genere. Se venite nella Chinatown e se avete un pochino di tempo, tipo mezz'oretta di tempo, potete venire qui a fare questo trattamento che fa male, però ti fa tutto. Mi ha tolto tutti i peli dalla faccia, mi ha schiacciato tutti i bugni. Adesso niente, andiamo di fronte nel centro commerciale a lavarci la faccia perché sono pieno di borro d'alcol. Ecco a voi la Chinatown quando arriva sera, pieno di gente, pieno di street food, cambia totalmente questa zona. E perciò qui inizia il nostro tour degli street food, perciò i cibi che non potete perdere assolutamente nella Chinatown quando arriva la sera. Nella Chinatown potete trovare differenti stand che fanno questo tipo di cibo, ma quello più famoso, quello che mangiano tutti e fanno la fila, è questo qui dove sono tutti vestiti di rosso col cappellino rosso. Non potete sbagliare. Allora, questo è il menù, sia in inglese e in thailandese, perciò ci potete capire tutti. Oh, Ani. Ok. 一个3个，一个三个100，一个40。 Ah,一个吧. Ok. 一个, sì, sì. Vabbè, qui parlano in cinese. Ok. Quanto? 400. Voilà. Cosa c'è? 10百。สั่งได้เลยจ้า Allora, 400 abbiamo pagato. 10,50 €. Adesso vedrete le porzioni perché sono belle giganti, Oh, guardate la salsa qui. Oh, per mamma. Wow, buonissima raga, sta salsa è bella piccante. Allora, mamma. อร่อยมาก Qual è il mio? ๆ โอเค Oh, ciao! Sono vari tipi di squid, calamari. ย่า Ah, sa l'italiano! Sa l'italiano! Grande! È pronto il mio? Sì, no? อ่ะรับนมไหม No, ancora? Ciao! พี่โจ้จ้ะพี่โจ้ Qui troviamo italiani dappertutto. Ci sta! Ok. ชิลีโอเค Pe, yes! โอเคอร่อย Chai, มาก chai, yeah! Wow, raga! È strapiccante! ๆวันมอ Yes! Ok, Takumaka, ecco qua, oh, 10,50 €, ci sta un botto. Troviamo un posto tranquillo e mangiamo insieme. Mischiamo il tutto, ma che roba, pienissimo, pieno zeppo di peperoncini. Guardate sti calamari, i tentacoli. No, vabbè. Mangiamo il primo boccone, dai. Buon appetito! È dolce, aspro e strapiccantissimo, raga. Una bontà assurda. Come hanno fatto sta salsa? Perché è veramente spettacolare. C'è tutto qui, abbiamo un misto di calamari, seppie, uova di calamaro, bocca di calamaro. Che roba è bocca di calamaro? Mi ha mandato il vita mia. Proviamo ora. Ah, la sensazione di limonare con un calamaro è stranissima. Viscido, uova di calamaro. Scivolosissimo e molto gelatinoso, stupendo. Seppia. La seppia all'interno c'è una parte cremosissima ed è bello gommoso, gustosissimo, veramente. Quando avrò finito di mangiare queste due porzioni avrò la mascella così, da Chad. Per chi mi segue da dei tempi avevo fatto già un video riguardo questa prelibatezza a Chinatown, però quella volta c'era il Covid e non sentivo i sapori. Fortunatamente c'era il cameraman che mi ha detto che sapori c'aveva e perciò li ho descritti nel video. Se no seriamente se avevo il Covid non sentivo nulla, sentivo solamente il dolore in bocca del piccante.
Stavolta non c'ho nulla, perciò sono felicissimo perché è stra buonissimo questo. Ve lo consiglio vivamente. Poi vi consiglio un'altra cosa, di andarci il prima possibile, cioè quando ancora il cielo non è buio, perché non trovate così tanta fila. E poi dopo aver comprato queste porzioni vi recate in uno stand vicino dove fanno i dolci, vi rinfrescate con questo dolce ghiacciato e ci avete pure i posti a sedere, mentre dove vendono questo calamaro qui non c'hanno i posti. Consiglio anche voi di fare la fila. Se vi piace piccante, se non mangiate piccante ve lo sconsiglio perché è strapiccante. Si sta portando in un posto perché i loro posti sono ai lati della strada. Qui prendiamo questo fried noodle seafood e un fried sukiyaki seafood. Costano 110. Mix. Nick? Yeah, mix. 110 l'uno. Dico, qui. Sì. Ecco che si sta riportando in un posto, vediamo se si è liberato qualcosa. Ah, mi sa lì, si stanno portando lì. Ma quel tavolo prima mica c'era. Non c'era quel tavolo. L'hanno appena messo. Eccolo. Stanno raggiungendo dei posti. Che storia, raga. Guarda questa atmosfera fighissima. Mangiamo ai lati di questa strada. Quella lì è la strada principale, Yavarat, e questa è una trasversale. Qui è pieno di cibo, perciò se venite di sera non puntatevi solamente nella strada principale grande con tutte le macchine, ma possibilmente provate ad andare anche nelle strade di traverso perché vale veramente la pena. Anche questo locale qui dove siamo ora, locale tra virgolette, è molto frequentato dalla gente locale e proviamo. Ah, che profumino! Cioè, bollente, eh? C'è lì il cuoco che chiappa la piastra, la mette all'interno del fuoco, la prende come se niente fosse, così, tranquillamente. Io non ce la farei mai, veramente, a fare sto lavoro. Vedo pure un cocco per fare paraculi perché qui in borsa abbiamo anche della birretta. Qui sono famosi per fare questi piatti a base di frutti di mare sopra le piastre e sembra che la strada è tutta loro, cioè tutti i tavoli a bordo di questa strada sono loro. Chissà quanto pagano d'affitto o se lo pagano l'affitto. Cioè loro in pratica aspettano i locali che chiudono, che ai lati vedete tutti i cancelli già sbarrati e loro si mettono proprio davanti al loro cancello. Che roba assurda. Abbiamo preso una piastra con una salsina veramente densa, guardate. Poi all'interno troviamo della carne di maiale. Qui c'è questo rito di rompere il tuorlo d'uovo crudo in tutte le pietanze, così danno un colore in più, una cremosità in più a questo piatto, guardate. Poi troviamo il gambero, dei calamari, poi delle verdure varie e all'interno troviamo anche dei noodles fritti belli bagnati, perciò una cosa veramente particolare. Mai mangiato dei noodles fritti all'interno di sto brodo così denso? Wow, non vedo l'ora di mangiarlo. Buon appetito! Raga, è stupendo, è cremosissimo, ci sono i noodles fritti che sono croccantissimi, profumatissimi. Poi ha assorbito tutto il brodo, questo brodo denso. La carne di maiale è tenerissima. Pensavo avesse un odore molto di pesce, ma no, cioè un'esplosione di gusto. Ora mangiamo questi spaghetti di soia misto frutti di mare. Oh, cremosissimo e un pizzico di piccante. Poi se vi piacciono i sapori più forti, qui ci stanno le salse, tipo questa è la sriracha, qui ci sono altre salse piccanti, c'è la fish sauce, il sale, peperoncino, c'è pure l'aceto piccante. Però io mangio il sapore originale, veramente buonissimo. Se passate nella Chinatown, questo qui è una tappa d'obbligo perché è veramente una roba spettacolare. Dato che era tutto squisito e le porzioni erano piccoline e poi sta sensazione di sedersi proprio ai lati delle strade è fighissimo, ho ordinato un'altra porzione dei noodles in stile Shanghai. Non so perché si chiami in stile Shanghai, ma a Shanghai questo piatto non esiste. E qui ci stanno dei noodles larghi di patata, misto gambero, dei calamari e dei mini mais. E questo ha un sapore un pochino più forte, è più piccante. Ho starnutito 80 volte da quando mi hanno portato il piatto. Fa caldissimo, ma la sensazione è stupenda stare qui. Sembra di stare all'interno di un film.
stupendo pure questo. I noodles sono gommosi ma si staccano subito col morso. È assorbito tutto il sapore delle spezie, dei condimenti ed è un pochino dolce, abbastanza piccante. È una cosa incredibile. 3 piatti sempre a base di pesce con 3 noodles diversi e consistenze diverse, gusti totalmente differenti. Wow. No, vabbè raga, siamo entrati in un negozio dove vendono le salse. È un brand noto di salse, tipo salsa fish sauce, salsa dolce agro piccante, salsa per i frutti di mare thailandese, cioè trovate tutto, anche salsa di soia. E all'interno del negozio c'è pure un distributore di gelato, ma non un gelato al gusto normale, no? Vaniglia, freddo di latte, no, al gusto salsa di soia. Lo devo provare assolutamente. Onion, ice cream, cup. 23? Loro mangiano il gelato con altre salse sopra. Ecco il nostro gelato alla salsa di soia. Guarda che carino, è il loro logo. Andiamo all'assaggio, eh? Buon appetito! Non è male, raga, eh? Pensavo peggio. È un gelato, penso un gelato al freddo di latte, ma mischiato alla salsa di soia. Rimane quella cremosità del latte con un pizzico di salato che è della salsa di soia. Fuori all'entrata di sto negozio vedete il logo di un bambino col ciuffo appuntito e sono loro. Potete provare sto gelato, ci sta, ci sta. In realtà sono entrato in questo negozio per ripararmi dal caldo che c'è fuori, perché è un caos ed è umidissimo e all'interno di questo negozio si sta freschi. Continuiamo il nostro giro. Ci siamo seduti fuori dal caos, abbiamo preso un bel tè al limone, strabuono il tè al limone qui in Thailandia. Non è il tè al limone come lo immaginate voi, è un tè al limone veramente rinfrescante, buonissima. E il limone che usano loro è il lime, una roba stupenda, seriamente, fidatevi. Ho preso sta bibita apposta per sedermi qui e mangiare in tranquillità questi bei ravioli fritti. 5 ravioli fritti, abbiamo speso 60 baht che sono circa 1,60 euro. E abbinato c'è questa salsina qui che è aceto cinese, un abbinamento proprio del nord della Cina. Buon appetito! Oh! Guarda, stupendo! Fuori il fritto è leggermente croccante, profumatissimo e all'interno c'è la carne macinata di maiale e il chow tai, che sarebbe l'aglio cinese, un abbinamento proprio del nord-est della Cina. Solamente che questo qui c'ha un pizzico di dolce, che si abbina benissimo sto raviolo. E poi abbinato a sto aceto cinese viene una meraviglia. To, 2 ravioli te li lascio a te, cameraman, che non mangi mai. Onion tea. ใส่เนื้อปู100 นึงไม่ใส่80จ้ะ E continuiamo il nostro giro con una bella zuppa con la vescica natatoria del pesce. Questa porzione costa 80 baht, che sono 2 euro circa. Guardate quanto è densa la zuppa. All'interno ci sono pure gli spaghetti di riso che sono sottilissimi. Proviamolo. Buon appetito. Raga, è buonissimo. Wow. Molto cremoso, salato al punto giusto, umami. Ha la consistenza simile alla pelle di tofu. Si sgretola al morso, un pochino croccante. All'interno ci troviamo pure della carne, un'uova di quaglia. Ci sono pure le bacche di koji, funghi cinesi. Ho un misto di roba, oh, buonissimo. Non pensavo, eh. Fa strano mangiare la vescica natatoria del pesce. Sapete com'è fatta la vescica natatoria del pesce? È tipo un palloncino con l'aria all'interno del pesce. E solitamente in alcuni posti li danno ai bambini per scacciarli, per scoppiarli per terra, tipo palloncino. Buono! Questa zuppa è così densa che rende questi spaghetti di riso cucchiaiabili. Solitamente i noodles li mangio con le bacchette, no? Qui invece non c'è bisogno della bacchetta, basta una cucchiaiata e li prendi tutti. Sì raga, sono strapieno.
Però non può mancare mai il dessert, perciò concludiamo in bellezza con un bellissimo dessert che è il bun, uno dei miei dolci preferiti qui in Thailandia. Guardate, c'è il pane appena fatto, appena riscaldato, appena tostato, bello caldo, bello morbido, guardate che roba. Per ordinare dobbiamo acchiappare un bel foglio qui e facciamo da soli. Prendiamo una bella HB spuntata. Allora acchiappiamo un bel milk, poi uno al chili e uno al Thai tea milk, raga. Dai, ne mangiamo 3. Va bene che sono pienissimo, ma 3 bun ce la faccio perché sono strabuoni. Adesso vedrete. E costano 30 baht l'uno. A chi lo do? Allora. Eccoli qua i nostri bun, uno dei miei dessert preferiti thailandesi. Ricordatevi sto logo, c'è una coppia di zii che stanno lì con questa faccia sorridente e abbiamo scelto 3 gusti diversi, uno al latte, uno alla salsa piccante e uno al milk tea thailandese. Incominciamo da quello piccante, non preoccupatevi di sporcare le mani, e questa è la cosa bella. Buon appetito! È una bomba questo. È cremosissimo, si sente un bel po' il chili, il sapore del peperoncino. Wow! Pensavo fosse solamente peperoncino, salato, piccante. E invece è dolce con un po' di salsa piccante che... Oh, si sente il piccante, Ci sta. Strano, ma buono. Questi bun sono strapieni di salsa, guardate per terra. Ho sbrotolato tutto. Ma non sono io, questo qui è il mio. Questo qui è degli altri. Perciò vuol dire che a tutti capita sta cosa. Milk tea thailandese. Oh, c'ha un bel po' di milk tea thailandese, stupendo. Non è estremamente dolce, è quel dolce giusto che non ti fa male i denti. C'è il pane che è un po' croccante, profumatissimo, morbidissimo ed è dolce perché è pane al latte. Mi sa che è vero che esiste uno stomaco a parte solamente per i dolci. Infine mangiamo questo qui al latte, anche se è stato macchiato dalle altre salse, sicuramente è ancora più buono. Vado, Oh! C'è tutta la salsa dolce che ti cola in bocca, densissima. Questo è il mio preferito, è strabuonissimo, wow. E con questo dolce siamo arrivati al termine pure di questa puntata qui. Grazie di essere arrivati fin qui, spero che il video vi sia piaciuto. Non dimenticatevi del like e del follow se non l'avete ancora fatto, così da essere aggiornati sulle nostre prossime avventure in giro per il mondo. E spero anche che vi sia stato utile questa mini guida sulla Chinatown di Bangkok. Oh, ci vediamo al prossimo video. Vabbè, ciao! Adesso devo trovare un bagno perché guarda che roba c'ho il bagno, è appiccicoso.